Mi sto trasferendo in Cina, un paese di cui si sente parlare tantissimo, ma che in realtà in pochissimi conoscono realmente. E sinceramente questo è uno dei motivi che mi ha spinto a fare questa pazzia, cioè di lasciare tutte le mie comodità che mi sono costruito negli ultimi anni tra Italia e Germania e buttarmi in questa sfida difficilissima, ma allo stesso tempo esaltante. Benvenuti a tutti ragazzi, ormai sono qua in Cina da qualche giorno. Per l'esattezza mi trovo a Guangzhou, città che molto probabilmente molti di voi non hanno mai sentito nominare, ma in realtà è una città molto grande e importante qua in Cina. Se non mi sbaglio conta più o meno 12 milioni, 13 milioni di abitanti ed è anche capoluogo della regione in cui si trova, che è la regione del Henan, e questa è la città dove inizialmente voglio cercare di stabilirmi, di sistemarmi. Ma su questo argomento ci torneremo dopo. Adesso fa molto freddo, vado un attimo in un centro commerciale che devo comprare un po' di cose. Ragazzi, nel frattempo si è fatto buio, adesso ho preso la macchina, sto andando a fare un giro, vi porto come a vedere com'è il centro di Guangzhou. E comunque in Cina non si può guidare con la patente italiana, nemmeno con la patente internazionale che si può fare in Italia prima di partire. Qui si deve fare la patente cinese, nel senso si deve andare nella motorizzazione e fare un po' di documenti, fare alcuni controlli così, e dopo si riceve una patente cinese di una durata di un paio di mesi con cui si può guidare qua in Cina. Ma questo lo vedremo insieme nel prossimo video, perché ho fatto il video apposta per come si fa la patente e là vi spiegherò tutto quello che serve per eseguirla. E una delle prime cose che devo fare una volta arrivato qua in Cina è quella di trovare il lavoro. Ma per trovare lavoro in Cina è veramente difficilissimo, perché devi essere laureato, ma non una laurea normale, ma devi essere specializzato in qualcosa, e nonostante quello è difficile trovare il lavoro. Quindi per me, che non sono laureato né niente, è una sfida difficile. Io ho la fortuna di avere la moglie cinese, quindi poter vivere qua con un visto, il Q1, che sarebbe tipo il ricongiungimento familiare, poter starci alla fine per sempre, visto che dura 5 anni, si può sempre rinnovare tranquillamente. Ma il problema è che con questo visto io non ci posso lavorare. E in questo momento mi trovo forse nell'attrazione principale di Guangzhou, che è questo grattacielo. E si chiama Dayumi Low, che tradotto sarebbe grande mais, perché ha la forma di un mais. Dentro non so se sono tipo uffici, ristoranti, mi sa anche un hotel. Comunque è bellissimo il posto, bell'atmosfera, ci sono anche alcune persone che fanno sport, jogging. Poi c'è questo laghetto qua sotto al grattacielo. E dietro c'è anche un teatro, due teatri che sono costruiti uguali, non so. Veramente bel posto. Comunque Guangzhou in sé per sé non è una città turistica, però qua vicino ci sono molte città turistiche, soprattutto a livello nazionale, nel senso che ci vengono molti turisti dal resto della Cina. E in alcuni di questi posti già ci sono stato e usciranno dei video nelle prossime settimane in questo canale. Quindi ragazzi, per non perdervi niente, iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e cosa vorreste vedere di qui in Cina. E se avete delle idee, fatemelo assolutamente sapere nei commenti. Ragazzi, il video è giunto al termine. Oggi volevo fare giusto un video veloce per raccontarvi un po' di me, farvi vedere dove mi trovo. E grazie per essere arrivati fino alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video.